Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci, anche luna e venere in pesci. Andiamo a vedere quali sono le energie per te nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Questi sono video atemporali, senza tempo, ti arrivano in questo momento proprio che devi ascoltare un certo messaggio. Allora, chiediamo agli spiriti quali sono le energie per te. Pesci. Pesci, quali sono eccola. Tante faccende. La situazione per la quale chiedi consta de muchas facetas. Stiamo un po' indaffarati in questo momento, o abbiamo tante cose nella mente, o stiamo pensando a tante cose, o abbiamo più cose, siamo multitasking, stiamo facendo più cose contemporaneamente. È come se l'energia si stesse muovendo, no? Forse alcuni di voi stanno un po' confuse, un po' confusi, vi trovate un po' così. Oppure la persona a cui stai pensando sta in questo stato, perché dice la persona o la situazione per la quale stai chiedendo. Magari stai pensando a una persona e è una persona che sta pensando mille cose, sta facendo centomila cose insieme. Mi stanno dando un quadro, no? Vediamo quali sono i messaggi per te prossime ore. O le prossime ore avrai tanto da fare, mi stanno dicendo, le prossimi giorni, le prossime ore. Ci sarà però un appoggio crescente in quello che devi fare. Sei sostenuta da persone che ti propongono delle opportunità, mi dice questa carta. Centrati nel positivo, sii disposta o disposto a ricevere aiuto, perché ti apriranno la porta dell'abbondanza tanto in forma di appoggio come di opportunità. Allora, in queste multifaccende che hai da fare o stai pensando tante cose o hai da fare tante cose, dice che l'appoggio è crescente, ci saranno delle opportunità da parte di persone che ti appoggiano in questo, nel da farsi, magari per non caricarti troppe responsabilità, pesi, eccetera. Vedrai questo appoggio crescente è come se fossero proprio delle benedizioni dalla vita. O delle persone che ti appoggiano e ti sostengono dandoti delle opportunità. Perché questa carta mi parla di abbondanza in forma di appoggio e in forma di opportunità. Quindi ci saranno delle opportunità. Continuiamo. Eccola. Oro, wow. Intervento divino. Oro, oro. Gli dei ti inviano dei miracoli in risposta alle tue preghiere sincere. Ormai sono mesi che ti faccio delle letture veramente agghiaccianti e qua sta per accadere un miracolo. In risposta alle tue preghiere del cuore, a quello che il tuo cuore vuole veramente. E c'è un intervento divino che ti fa arrivare un miracolo in risposta alle tue preghiere sincere. A questo punto mettiamoci subito i tarocchi, vediamo di che cosa stanno parlando, quali sono le energie per te nei prossimi giorni, nei prossime ore. Ti vedo fare un sospiro di sollievo, una wow, oltre che il respiro di sollievo. Vediamo pesci. Oro. Hai qualcosa d'oro di tua nonna, di tua madre? Perché qua l'intervento divino è da parte degli avi, degli antenati. E l'oro, magari una spilla d'oro, un anello d'oro, della nonna, della mamma, una fede. Mi arriva questa immagine. Ecco, se ce l'hai, tienila con te. Tienila con te, vicino a te. Allora, energie delle prossime ore, prossimi giorni. Pesci. Guarda, io non leggo le carte al contrario, ma questo 4 di coppe al contrario è molto interessante, perché il 4 di coppe così è un po' di apatia, no? Sono un po' scocciata, ho scocciato, o non mi va, o sto riflettendo, non vedo il divino che mi viene incontro, un po' di questa apatia, un po' di inappetenza emozionale, però era al contrario. Ciò vuol dire che magari c'è un po' di apatia per quello che stai, o un po' di demotivazione, quello che stai pensando, che stai facendo, ma stava al contrario. E ciò mi fa capire che questa apatia o questa demotivazione emozionale sparisce. Vediamo ancora. Infatti asso di spade. Che ti ho detto?
Infatti sparisce. L'asso di spade qua è una... Tagli, viene tagliata l'apatia o la demotivazione, ti vedo con tante cose da fare, ti vedo dinamica o dinamico. Anche delle comunicazioni o delle da parte di qualcuno, no? Che taglia un po' questa apatia o questa demotivazione. Poi abbiamo, wow, il mago, il diavolone, accipicchia, ti sentirai re di coppe, ti sentirai capace nel potere di fare qualsiasi cosa. Allora, allora, ti sentirai nel potere, arriva una chiamata o qualcosa, un appoggio, ti sentirai nel potere di realizzare qualunque cosa e soprattutto di plasmare la realtà secondo quello che desideri, il diavolo, no? Quello che vuoi ottenere, gli ottenimenti. E il Re di Coppe mi conferma questa tua, eh, come dire, questa tua tranquillità emotiva, questa tua essere padrone delle tue emozioni o del tuo campo energetico. Ottieni qualcosa che stavi chiedendo, perché ti liberi dalle paure di ottenerla. Va bene, c'è la manifestazione di qualcosa che volevi. Vediamo ancora quali sono le energie per te. Quelle vogliono uscire. Cavaliere di spade, sì, qua vedo chiarezza, determinazione, delle cose che vanno veloci, si apre proprio la nebbia della noia o della... sono notizie veloci che arrivano, velocissime. E qua c'è una guarigione col 4 di spade. Stavi aspettando queste notizie, questi cambi, li stavi aspettando. Un altro asso di bastoni, qua vedo proprio che ti infuochi. L'asso di bastoni per me è l'allegria, notizie che arrivano che ti fanno felice, contenta o contento, che ti infuocano, che ti incendiano nel bene, no? E qua mi dice che hai vissuto un momento in cui ti sei sentita esclusa o escluso, o lo stai vivendo già in questo momento in seguito a questo 4 di coppe, un momento in cui ti sei sentita messa da parte o messo da parte un po' dalla vita, o non avevi abbastanza risorse economiche o risorse energetiche nel corpo. E mi dicono che questo cambia anche all'improvviso. Ti vedo avere tante cose da fare, multitasking, dinamico, come se entrassi in un momento favorevole dove la tua energia vitale si riattiva perché sono state ascoltate le tue preghiere sincere. Ok, che cos'altro abbiamo per te? Prossime ore, prossimi giorni. Prossime ore, prossimi giorni. La forza, vedi, ti vedo recuperare le forze, l'energia, la forza, la determinazione, essere padrona o padrone delle tue cose. Grande forza, grande determinazione, grande energia, è come se ti dessi una mossa. E qua arriva grande felicità. Il 10 di coppe mi parla di appagamento emotivo. Appagamento emotivo, felicità, gioia, magari condivisa con la tua famiglia d'anima, con le persone che ami, con le persone a cui vuoi bene. Sì. E poi abbiamo 3 di spade, abbiamo vissuto un dolore, una chiusura con qualcuno o un dolore che ci ha ferito molto. In seguito forse a un tradimento di amicizia, un tradimento familiare, un sentirsi esclusi dalla felicità, no? Ma questo viene sanato completamente perché tu hai pregato per questo, hai pregato per questo. Qua abbiamo la elaborazione di un grande dolore dovuto a una mancanza che abbiamo percepito, a una verità che è stata digerita difficilmente, una verità che è arrivata alla tua coscienza o una certa verità di cui ti sei fatta carico e là viene superata. Mi spiego, viene superata. Perché tu vuoi questa bellezza familiare, tu vuoi condivisione. Il tuo grande desiderio è proprio quello di condividere la gioia, l'armonia, sentirti parte di qualcosa di più grande, di una famiglia d'anima, no? E è questo che sta arrivando. Superare la paura anche del tradimento, della fiducia, dell'amicizia, delle persone, superare la paura del tradimento. È come se tu l'avessi superata questa cosa. Vediamo ancora. Eh sì, qua arriva una grande gioia.
anche stabilità familiare, radicamento familiare, grande gioia col 10 di denari, grande gioia. Allora, mi dicono che questo porterà a un radicalizzarsi delle cose. Questo obiettivo di stabilità, di gioia, un'eredità familiare. Allora, qua, allora, quello che ti ho detto prima, un anello della nonna, della mamma, hai il sostegno degli antenati, mi dicono, per realizzare questa stabilità. Hai il sostegno degli antenati. Paggio di coppe, e qua ti vedo, guarda, sai che ti vedo motivata, ti vedo motivato, ti vedo contenta, ti vedo felice. Ehm, Vedo anche l'ingresso di una persona creativa nella tua vita, o è la tua parte creativa, la tua parte devota, la tua parte grata per questo regalo che ricevi da parte degli avi e degli antenati. Sì, gli antenati ti stanno portando a far emergere la parte più creativa e bambina di te, o bambino, va bene? Qua vedo indipendenza economica e libertà. 9 di denari. Per me, sapete quanto amo il 9 di denari? Per me è il non plus ultra della pienezza e ricchezza personale, la prosperità. Allora, come ultima carta qua, nella piramide del 9 di denari, mi dice che stai andando incontro a una realizzazione personale. Realizzazione personale significa non più codipendenza da qualcuno o dipendenza da qualcuno o essere dipendenti dal giudizio degli altri o dipendenti a livello economico, ma è la realizzazione personale, anche di salute fisica. Salute fisica. Salute fisica che ti permette di realizzare i tuoi obiettivi. Io non lo so se fai il percorso sciamanico con me. Sotto all'info box c'è la pratica dei 21 giorni. Però questo è chi ha fatto le masterclass con me, ragazzi e miei ragazzi. Qua ci sono dei risultati importantissimi col 9 di denari finale. Ma anche chi sta facendo la pratica dei 21 giorni. 9 denari è realizzazione economica, monetaria e soprattutto libertà. Libertà dal poter scegliere, dal poter decidere perché hai tutto ciò che ti serve. Non mercanteggi, non chiedi aiuto nel bisogno, ma piuttosto realizzi una libertà che stavi sperando. Passatemi il termine, sai che non mi piace la parola speranza. Per cui hai avuto fede. Sì. Mettiamone due altre. Cos'altro? Il carro mi parla di avanzamento, di riuscita, di successo personale, di forza nel guidare il carro, no? Perché il carro è di avanzamento e riuscita, ma il carro deve essere guidato da una coscienza libera, illuminata per avere successo, no? Anche un cambio, uno spostamento, un viaggio, mi dicono, avere anche le risorse economiche per fare uno spostamento, per trasferirsi, per un trasloco, per fare un cambio di casa, le risorse economiche per un cambio di casa. Sì, l'appeso, qua ci sei tu. Hai aspettato molto per questo. Hai aspettato molto per questo miracolo, mi dicono. Ma è arrivato il tempo. Regina di denari mi dice che è di nuovo la stabilità. Arriva una libertà, secondo me, economica anche dalla famiglia, cioè libertà economica, non dipendenza, non dipendenze affettive, non dipendenze emozionali, non dipendenze economiche. Qua tu realizzi qualcosa che ti permette di essere libera o libero, avendo un appoggio crescente. Questo appoggio crescente, in primis, arriva dalla tua genia e poi da una famiglia d'anime. Bellissimo, bellissimo. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli, gli spiriti a mezzo di questi oracoli. Tutto è qui, ce l'hai già tutto questo. Allora, tutto sta a chi? Abbraccia la credenza spirituale che tutto già esiste nel qui ed ora, cioè tutto quello che stai immaginando, quello che hai immaginato, nella misura in cui lo hai immaginato, significa che esiste, perché tu hai un potenziale infinito. Vivi nel momento presente e godi di quello che hai, che già hai. Quindi ti dico, questo è un consiglio per te, godi di quello che già hai adesso, perché ciò che sta arrivando
ha come presupposto il fatto che tu abbia integrato e amato già ciò che hai. Va bene? È un consiglio per te. Questo arriva per avere una visione più profonda della vita. Allora, qualsiasi cosa tu abbia attraversato, la tua anima l'ha voluto fare affinché tu avessi una visione molto più profonda, più sensibile della vita e sviluppassi la compassione nei momenti quotidiani. Che cosa significa sviluppare la compassione nei momenti quotidiani? Emozionarti, a partire dalle piccole cose. Ok? Sì. Vediamo cos'altro ti dicono gli oracoli della magia, gli spiriti a mezzo degli oracoli della magia. Finalmente il sole. Sol. Dipingi il sole di nuovo nel tuo cielo e mi confermano il miracolo che arriva. Mi confermano questo miracolo che arriva. Dipingi finalmente il sole nel tuo cielo. Allora il numero 11 è un numero di manifestazione potente per te in questi giorni, è il numero 9. Va bene, il numero 11 è il numero 9. E il tuo colore è il giallo, perché ha a che fare col terzo chakra e questa carta è oro. Va bene? Vediamone un'altra. Riprenderai il controllo della tua vita. Questo è il 9 di denari, Riprenderai il controllo della tua vita. Questa è la libertà. Ti arriva questa libertà, che è libertà dalle dipendenze emotive, libertà dalle dipendenze economiche, libertà, la sensazione di dipendenza, no? Che ci frustra, che ci castra nel profondo. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli delle fate. Se non era già chiaro prima, con questa ti è chiaro. Il tuo desiderio viene esaudito. Quello che hai chiesto si sta avverando, è identica. Intervento divino. Gli dei ti inviano miracoli in risposta alle tue preghiere sincere. Il tuo desiderio viene esaudito. Cioè, questa carta ti sciocca. Il tuo desiderio viene esaudito. Magari ti fai lo screenshot di questa carta perché viene esaudito il tuo desiderio. Meraviglioso, bellissimo. Vediamo un'altra. Tu sei una guida spirituale. Questo è una conferma a ciò che la tua anima vuole realizzare. Io non so se hai visto il video che ho fatto per te, pesci il tuo successo, il segreto proibito del tuo successo. Perché in questa lettura, magari ti consiglio di vederlo, perché in questa lettura mi stanno parlando dell'adempimento di ciò che ti ho letto in quel video. Quindi guida spirituale, lo scopo della tua vita è insegnare agli altri la guarigione e la spiritualità. Magari puoi avere dei progetti di natura olistica e il tuo desiderio viene esaudito, questo ti stanno dicendo. Il mondo più profondo qua è per far sperimentare la compassione che sperimenti tu, che hai sperimentato, grazie a ciò che hai vissuto, ti permette di empatizzare con gli altri e con la tua sola presenza guidarli nella realizzazione della loro anima. Questa sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, Le fate scoiattoli, se vedete fate scoiattoli, anche le fate su internet e scoiattoli confermano questa lettura, è veramente bellissima, bellissima, bellissima. Vediamo cosa ti dice l'oracolo dello sciamano. Questo si sta girando. Sì, la danza degli spiriti. Ragazzi miei ragazzi, siete strasostenute e sostenuti dagli avi, dagli antenati e dagli spiriti, Strasostenute, la danza degli spiriti è anche il numero 22. Quindi siete strasostenute e strasostenuti. Io ti consiglio di fare la danza del piacere che ho messo sul canale. Per chi ha fatto le masterclass con me, sta lavorando sulle masterclass, la Tandava, le 7 leggi dell'amore. Invece sul canale la danza del piacere.
perché questa è la danza degli spiriti e quella è la danza degli spiriti, la danza del piacere che ho messo sul canale. Perché siete strasostenute e sostenuti. Perché nella danza del piacere io ti faccio attraversare tutte le emozioni e renderle autopotenzianti. Bellissimo. Oh, che stesona, ragazze e ragazzi, che stesona. Mettiamo un'ultima carta di queste. Questo è un inizio stratosferico per te. Qua c'è lei meditazione, vedi? Questo è un inizio. C'è ancora tempo per adattarsi o ricominciare. Senti la vita fluire liberamente attraverso il tuo essere. Questa è la danza, eh? Tutti i tuoi desideri possono avverarsi, di nuovo il tuo desiderio si avvera, il tuo desiderio si avvera. Nel potenziale creativo di un nuovo inizio. Ecco perché ti dico di fare le pratiche, perché se fai le pratiche il corpo recepisce, si sbloccano memorie, pum! Questa lettura è attiva subito, immediatamente. Ma anche se non le fai, voglio dire, basta che tu prendi consapevolezza di tutto quello che abbiamo letto perché è ciò che nelle prossime ore, prossimi giorni è straordinaria, una lettura straordinaria, non aggiungo nient'altro e io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!